Buonasera, buonasera a tutti, ciao, grazie di cuore di essere qui a sorpresa e spero che state passando una bellissima serata. E c'è una conferenza appena annunciata dalla NASA, relativamente da poco, insomma, questo pomeriggio, che è arrivata, come dicevo, a sorpresa perché non sapevamo di questo evento e credo che anche loro ci abbiano lavorato un po' alle spalle di altri eventi, ma visto che è stato rimandata la missione Artemis e di quello sapremo qualcosa di nuovo dal 17 ottobre in più, il 17 ottobre in poi, scusate, il 17 ottobre sarà annunciata la nuova data possibile per il lancio di Artemis 1 e nel frattempo abbiamo un altro annuncio in arrivo. Ma che cosa sarà annunciato non lo sappiamo. Quindi ho pensato che vi farebbe piacere vedere l'annuncio insieme. Come sempre per questo tipo di eventi, dato che loro parleranno, io reagirò in diretta con voi e poi dopo commentiamo un po', però non è che farò la traduzione in diretta simultanea, semplicemente perché sennò poi dopo nessuno di noi capisce più niente. Io devo seguire quello, poi dopo leggo anche i vostri commenti, quindi diventerebbe un casino. Quindi ogni tanto metterò in pausa o comunque diminuisco il volume per dirvi due o tre parole di concetto chiave e poi dopo appunto riusciremo ad approfondire con più calma dopo. E allora, di cosa si tratterà? Quindi più o meno qualcosa lo sappiamo, e lo sappiamo dalla presenza dei vari ospiti che sono stati annunciati. E ecco gli ospiti. Allora, aspetta, questi sono gli ospiti. C'è Thomas Zurbuchen che è l'amministratore associato per la parte scienza della NASA. Poi c'è Kathy Loaders che è quella che si occupa di tutto quante le operazioni ehm, della NASA con astronauti, ok? Quindi lei è quella che gestisce tutto quanto per quanto riguarda le missioni con umani per la NASA. Poi c'è Jessica Lenzen che è a capo delle missioni private della SpaceX e le relazioni della SpaceX con la NASA. Poi c'è Jared Isaacman, che Isaacman è quello che farà la missione Polaris, che è super importante, quindi forse si accennerà anche quello. E il comandante della missione Polaris Dawn. E credo sia molto importante in questo per un altro motivo, perché l'ultimo ospite, che è quello per cui sono super entusiasta e gasata, è Patrick Krause, che è manager del progetto del telescopio spaziale Hubble. Ora, cosa ci fanno insieme? Il capo della parte scientifica della NASA, la capa della parte di astronauti della NASA, la vicepresidente per le operazioni commerciali della SpaceX, più quello che sta finanziando di più le missioni private al momento per la SpaceX, che sta per fare una missione in cui farà una camminata spaziale, più il capo manager del progetto Hubble. Beh, lo scopriremo tra 13 minuti, quando inizierà la conferenza. E questo sarà divertente. Cosa possiamo speculare, visto che ci piace speculare? Cosa possiamo immaginare che succeda? Beh, allora, parliamo della missione Polaris, che credo sia centrale in quello che succederà questa sera. È una missione privata che sarà fatta tra pochi mesi, finanziata interamente da Jared Isaacman, che è un pilota, filantropo, miliardario che sta spendendo i suoi soldi per fare iniziative spaziali, ma in un senso molto ottocentesco di avventuriero. Quindi non è tipo, che ne so, il turista miliardario che va nello spazio. No, no, sta facendo delle cose che nessuno ha osato fare prima. Per dirvi, per quello dicevo, è più tipo quelli che avevano le possibilità e volevano tipo andare in cima alle montagne più alte o a fare qualcosa che nessun umano ha mai fatto. E cerca di farlo con la SpaceX per cercare di trovare i modi per non solo fare questa cosa, ma farle anche di beneficenza. Quindi, per esempio, nel caso della prima missione che ha fatto nello spazio con privati, furono i primi privati a finanziarsi da solo una missione spaziale. ehm, Loro hanno devoluto tutti quanti i guadagni, tutto quanto, incluso i soldi, eccetera, messi da parte, all'ospedale St. Jude e al reparto di ricerca per malattie per bambini. Quindi tutti quanti i soldi sono stati devoluti in beneficenza. E in cambio hanno fatto un sacco di ricerca su di loro e divulgazione. Ora, questa seconda missione si chiama Polaris Dawn e spingerà una missione di questo tipo dove nessuna era mai andata prima. E qui entriamo nel vivo. Quindi questa missione arriverà a più di 1000 chilometri dalla Terra. È lontanissimo, considerate che la stazione spaziale è a circa 370 chilometri, ok? Quindi è relativamente vicina. Hubble si trova a circa 700 chilometri, ricordatevi, e loro andranno più di 1000 chilometri di distanza.
saranno gli esseri umani ad essere andati più lontani in una missione spaziale, a parte esclusi quelli delle missioni Apollo. Quindi se togliamo quelli che sono andati fino alla Luna, loro saranno quelli più lontani dalla Terra di sempre. Che è impressionante. Passeranno nelle fasce di Van Allen, più volte nella parte più intensa, perché già la stazione spaziale ci passa in un pezzo, ma non è così intenso. E loro saranno esposti a molte più radiazioni e lo fanno apposta per testare nuovi tipi di tute, per pararsi, testeranno nuove attrezzature, tutti i vari esperimenti scientifici, quindi sarà un esperimento di ricerca scientifica fatta da 4 persone che sono completamente dedicate a questo in senso proprio da avventurieri. Perché non sono pagati direttamente, cioè sono astronauti nel senso pratico, non sono astronauti governativi, per cui non, cioè, possiamo chiamare tranquillamente astronauti, semplicemente con l'asterisco che sono quest'altro tipo di astronauti, giusto per poter distinguere la loro formazione. Questo non significa che sono meno preparati, è che sono preparati in modo diverso. Un po' come un medico da campo che lavora in situazioni di urgenza, che ne so, disastri naturali, magari ha una preparazione specifica per quello rispetto al medico di famiglia, no? Quindi non è che uno è meglio dell'altro, sono fondamentali entrambi, ma per cose molto diverse tra di loro, in modo molto diverso. Quindi in questo senso. Ora, tornando a noi, perché questo potrebbe essere così interessante? Beh, perché durante questa missione che si chiama Polaris Dawn e verrà fatta tra pochi mesi, a inizio del 2023, scusate, la SpaceX ha progettato delle nuove tute spaziali con cui faranno una camminata spaziale. Ora, nessuno ha mai fatto camminate spaziali come privato. Nessuno. Cioè, tutti quelli non astronauti governativi che sono mai andati nello spazio non hanno mai fatto camminate spaziali. Loro saranno i primi. E non solo, saranno i primi a fare camminate spaziali in orbita intorno alla Terra, quindi non verso la Luna, così lontano. Perché appunto la stazione spaziale è a 370 km, loro andranno a più di 1000 km di distanza. E tutto questo è molto intrigante perché il telescopio spaziale Hubble, questo, è molto più in basso. Che Hubble è a 700 km. Questo significa che la Crew Dragon, se funziona questa missione, sarebbe tecnicamente assolutamente in grado di arrivare fino a Hubble e tecnicamente potrebbe ripararlo. Cioè, potrebbe arrivare lì e potrebbero riparare Hubble. Ora, non è così facile come sembra riparare Hubble, per una miriade di ragioni. Prima di tutto perché Hubble, quando lo riparavano, lo ancoravano alla stazione spaziale, scusate, allo shuttle, con un lungo braccio robotico e gli astronauti lavoravano per ore attraccati a quel braccio con tutta la stiva piena di strumenti dello shuttle. Qui non avranno niente di tutto questo, se è questo che fanno. Ora, non abbiamo idea, questa è solo mia speculazione. Perché, però, ci sono così tante cose bellissime che potrebbero farlo. Sono troppo felice e entusiasta allo stesso tempo che ho continuamente la sensazione che mi sto auto-ingannando. Però, Hubble è stato riparato l'ultima volta e aggiornato nel 2009. Da allora le sue ruote di reazione, che sono dei meccanismi che servono per orientarsi da una parte all'altra, si sono rotte quasi tutte. È rimasta una rispetto a 4 iniziale e anche quella più volte ha dato segni di cedimento. Ora, se non funzionano più, fine della missione. Il giorno in cui falliscono, Hubble ha concluso la missione e dovrà solo bruciare nell'oceano e basta. Però sarebbe un peccato perché funziona benissimo. Tutti quanti gli altri strumenti funzionano e lo specchio primario è tra i più avanzati, più perfetti mai creati. Quindi da questo punto di vista sarebbe davvero un peccato. Il problema è che poi dopo, anche se Hubble è a 700 km, comunque piano piano perde quota per il leggerissimo attrito, che è super super leggero ma allo stesso tempo negli anni si accumula. Qualche particella ogni tanto c'è, ogni tanto si scontra con i pannelli solari e piano piano diminuisce un pochino, metro dopo metro, e se sei così vicino a un'atmosfera come quella della Terra, piano piano 700 km li erodi, quindi più passa il tempo più si avvicina. Ora ci metterà tantissimo per collidere con la Terra, però comunque non è più nella zona ottimale di osservazione. Quindi
se riuscissimo ad arrivare fino a lì, una delle cose utili sarebbe prenderlo, portarlo più in alto, dove dovrebbe essere, poi potremmo mettergli delle nuove rotte di reazione, e tipo il mio sogno sarebbe sostituire la camera. Perché, allora, funziona come con i telescopi sulla Terra, cioè c'è uno specchio con l'ottica integrata, tutto quanto, però le foto che vediamo dal Hubble non sono scattate dallo specchio, no? Perché giustamente è uno specchio. Quindi da cosa sono scattate? Da una camera fotografica. Così come se tu prendi un telescopio e lo metti a casa, nel giardino, e vuoi fare una foto, prendi una fotocamera, il cellulare, quello che è, no? E con quello fai la foto. Ora, se fai la foto con un vecchio cellulare o se la fai con una fotocamera digitale da 2000 euro, i risultati saranno diversi, giusto? Quindi la telecamera che c'è ora, la fotocamera che c'è ora su Hubble è stata installata nel 2009, ma era una tecnologia dei, diciamo, metà anni 2000. Primi due secondi, sì, seconda metà degli anni 2000. Da allora è passato un po' di tempo, quindi ora possiamo fare di meglio. Quindi una nuova camera messa ora potrebbe essere molto più performante. Questo significa che Hubble potrebbe fare molto, molto più di quello che fa attualmente. E voi direte, vabbè, ma scusa, non c'è già James Webb? Sì, ma James Webb non vede nella lunghezza d'onda ottica e il leggero ultravioletto che vede Hubble. Quindi le cose visibili ai nostri occhi per il web sono invisibili. James Webb non vede le cose in onde visibili. Niente. A parte un pochino nel rosso e basta, ma per il resto niente. E non vede niente di ultravioletti. Hubble sì. Quindi avere un telescopio come Hubble, che ha una camera ancora più moderna, con un nuovo set di ruote di reazione magari, potrebbe, e riportato alla quota, potrebbe dargli 20 anni ancora di lavoro. 20 anni! Cioè, sarebbe fantastico. Hubble ha 30, al momento ha 33 anni. 32 anni quest'anno, 33 le farà l'anno prossimo. 32 anni. Se non facciamo niente, dovrà essere portato a bruciare nell'atmosfera tra 2-3 anni. A metà degli anni 2000. Forse, se siamo super fortunati, arriva nella seconda metà degli anni 20. Giacomo Webb, esatto. Però, quindi, se noi riusciamo a ripararlo sarebbe fantastico. Ora, non ho idea di cosa ci diranno tra 3 minuti e 42. Non lo so. Magari ci dicono Hubble. Non lo so. Sarà tipo, passano da lì, lo guardano e fanno una foto e vanno via. Quindi, magari sono io che non... Cioè, mi inganno. Però, lasciatemi sperare per altri 3 minuti interi. Quindi nel frattempo però vedremo di cosa si tratta, perché è appena arrivato, c'è una conferenza speciale con questi ospiti. E il Thomas Zurbuchen, che è l'amministratore associato per il direttorato, diciamo, la parte scientifica della NASA. Lui si occupa di tutto quello che riguarda la scienza della NASA ed è in uscita perché credo sia uno dei suoi ultimi eventi, perché ha dato le dimissioni per semplicemente carriera. È lì da un sacco di anni, ha fatto un sacco di cose bellissime. Lo amano tutti, però vorrebbe anche fare altro e quindi stare di più con la famiglia, perché questo lavoro ti mangia un sacco di tempo. Quindi lui ha deciso di cambiare vita e quindi questo è uno dei suoi ultimi eventi. Questa piccola parentesi chiusa. Poi c'è Katie Louders, che è la responsabile per la parte di operazioni spaziali. In generale riguarda quello che fanno gli umani. Lei lavora con la SpaceX, per esempio, per lanciare umani sulla stazione spaziale. C'è Jessica Jensen, che è la vicepresidente di quella del reparto che si occupa delle missioni commerciali della SpaceX. Poi c'è Jared Isaacman, che è un miliardario che, però, a differenza degli altri che abbiamo visto, sta spendendo tutti i soldi in beneficenza e avventure pazzesche al vantaggio dell'umanità. Quindi sta facendo delle cose che sono di... cose che riguardano i esseri, cioè, come posso dire, ricerca medica, ricerca biologica, esperimenti fisici. E poi in fondo c'è Patrick Krause, che è il manager del Hubble Space Telescope. Quindi quello che ci chiediamo è che ci fanno tutte queste persone insieme, e stiamo per scoprirlo tra 1 minuto e 41. Eccoci, sta per partire. C'è musica di attesa.
Non ci sono state indiscrezioni su... No, non ci sono indiscrezioni, abbiamo solo speculato sul fatto che essendoci di mezzo SpaceX, NASA e il manager di Hubble, forse faranno una missione per riparare o correggere o fare qualcosa con Hubble. Non lo so, possiamo solo sperare. Ok, sta per iniziare la conferenza, come vi dicevo, io cercherò di dirvi più cose di quello che succede, però non faccio una traduzione in diretta completamente, quindi grazie tra l'altro di cuore a tutti voi che vi siete abbonati, vi abbraccio e stritolo fortissimo, grazie di cuore per il sostegno come sempre per gli abbonamenti. Come stai, Adrian? Chiede Paoletta. Bene, tutto a posto, stasera bene. Daniel chiede, ma se il telescopio Hubble cadrà sulla Terra, rimarranno dei pezzettini? No, purtroppo lo farebbero bruciare completamente nell'atmosfera della Terra. Quello che rimarrà, che colpirà l'oceano, sarà forse un pezzo del suo specchio, che è abbastanza resistente, e penso che poi finirà in fondo all'oceano. SpaceX compra Hubble? No, non è che comprano niente, no, la speranza è che finanzino da soli una missione insieme alla NASA per aiutare qualcosa, per riparare qualcosa, per fare... Ma non sarebbe la SpaceX a farlo. La SpaceX sarebbe un partner, la sarebbe Jared Isaacman, credo. Perché i soldi non credo che li metterà la SpaceX, credo che li metterà Jared, che è il filantropo di cui vi parlavo, che potrebbe farlo. Stefano dice, non c'è già un altro telescopio che sta per essere lanciato nelle due? Sì, non sta per essere lanciato, quello arriverà verso la fine del decennio, è il Nancy Roman, che però è un telescopio molto diverso, che si occupa di fare tutt'altro, farà delle indagini in ottico, ma guarderà a vaste regioni, cioè, invece di guardare singoli punti per indagini su piccole cose, guarderà a 10 volte più copertura. Aspetta, ok, è iniziato. Washington D.C. Non c'è video, c'è solo audio. Non ci sarà purtroppo We have a great panel video. Today to talk about some opportunities. Aspetta, facciamo così, visto che tanto non c'è video. Commercial public collaboration in terms of some of our spacecraft. È possibile riportare a casa away. You'll hear from our speakers. Who will give you more detail. Purtroppo no. We will have each of them give a few Forse minutes con la introduction, Starship. and then we will open up for questions and answers afterwards. Stiamo per sentire cosa succede. Today are Thomas Zurbuchen, the Associate Administrator for NASA's Science Mission Directorate. Ok, stanno introducendo tutti gli ospiti. Who is the Vice President of Customer Operations and Integration at SpaceX. La prima passeggiata spaziale commerciale, chiede Rob, sì, ma sarà fatta già all'inizio del 2023, quindi non è questa. And Kathy Leaders, Associate Administrator for NASA's Space Operations Mission Directorate. Ok, gli ospiti li abbiamo nominati. Sentiamo. I will hand it over to you, Thomas Zurbuchen. Iniziamo con Thomas Zurbuchen, capo della parte scientifica della NASA. Thanks to everybody who's taking time tonight on short notice. Before I launch into it, I want to acknowledge the devastation of Hurricane Ian as it continues to batter Florida and is moving off to other populated areas. Our thoughts are with the prima menzione giustamente dedicata all'uragano Ian che sta colpendo Florida, dove c'è il Kennedy Space Center. Kennedy Space Center community and really the ride-out team at Kennedy Space Center is really at the top of my mind, and I hope they and residents of Florida, friends of our communities, are safe. It's an amazing time in space. We had this week this first collision experiment between DART with this dimorphous Menzione speciale anche per DART, che è stato un enorme successo per la NASA, in cui una sonda si è schiantata contro la Luna di un asteroide per deviarla. Commercial crew and commercial cargo with our cross-agency partners and commercial partners enabling that. And what I'm going to talk to you about is really, if you want, the consequence of the investments and the work that my good friend Kathy Leaders and her team put into this for many years, and it is about Hubble. To start with, before I launch into really the discussion of what we want to do, I want to just tell you, reassure that Hubble is amazingly successful.
is healthy. It's doing great science as we speak. In fact, we just put a picture out that it took as, in fact, DART impacted into... Io ve lo dico, svengo se dicono che riparano Hubble. Cioè, impazzisco. And frankly, Hubble is more exciting than ever because it now is a complementary asset next to the James Webb Space Telescope in a different frequency range, in a different, with a different viewpoint, really complementary going forward. So, but we're here today to talk about the exciting potential for public-private collaboration focused on Hubble. And frankly, a few months ago, SpaceX approached NASA with the idea for a study whether a commercial crew could help reboost our Hubble spacecraft into a higher orbit, one that would extend its observational lifetime and frankly take something off the minds of the AA of science in later decades where kind of end-of-life scenarios need to be considered. Today, we're announcing that we have signed a Space Act agreement with SpaceX to produce a feasibility study of exactly that, as well as some other tools that may be coming to bear, really what the benefits and risks would be to having a private team help support one of NASA's science missions, do so, recognizing the importance of this mission, the risk that comes from it, but also the benefit from that interaction. You'll hear from others today with more details about the arrangement and about Hubble, but I want to provide us a context of why we would sign an agreement like this. Of course, we have a large fleet of spacecraft within NASA's Science Mission Directorate of over 100 missions, 120 and counting, and every one of them is unique with its own goals, its own orbits, its own concerns. And as we go forward and we look at the emerging kind of commercial market, we always want to look at any and all possible... Allora, stava parlando dei vantaggi di quanto è stato utile per la NASA questa collaborazione privato-pubblica. Ha detto che appunto ci sarà una missione della SpaceX per alzare l'orbita di Hubble. Però è fondamentale anche perché quando vogliono far precipitare in modo sicuro Hubble nell'oceano hanno bisogno di un modo per farlo, e quindi SpaceX grazie a questo potrebbe essere posizionata perfettamente anche per quel tipo di missione. Quindi quando un giorno dovranno chiudere la missione e far sì che non esploda in 1000 pezzi, non si rovina eccetera, potrebbero usare la SpaceX e la Crew Dragon per riportarlo verso la bassa orbita terrestre o comunque bruciarlo. Ok, non annunciano un piano per farlo, annunciano un piano per studiare la possibilità. Come potrebbe essere fatto? Perché a quanto pare è stata la SpaceX ad approcciare la NASA per chiedergli se sono interessati. E la NASA semplicemente ha detto proviamoci. And keep Hubble at the forefront of scientific discovery. So Jessica, why don't you go ahead? Thanks, Thomas. That was great. Yeah, I mean, you said it so well, but also from the SpaceX side, we are so proud to be a part of these public-private partnerships la rappresentante that della have led SpaceX. So many amazing things. Yeah, like I said, the DART mission, commercial crew, cargo resupply, all of these have been, amazing ways to kind of keep revolutionizing the space industry, and we couldn't be happier to be a part of it. So a little bit more onto the study. Oh, and I will say also, the Hurricanian impacts, we're thinking of all of our friends in Florida, all of our colleagues, just everyone in that state who has been impacted, and hope them all a well recovery after the storm leaves. So first, we're super excited for the opportunity to conduct this feasibility study with NASA. One of our main goals out of the study is going to be to take a closer look at how Dragon can safely rendezvous, dock, boost, and then therefore extend the Hubble Space Telescope operations. We obviously have a lot of experience rendezvous and docking with the International Space Station, so we want to use that as our foundation, but then innovate upon that. Ok, al momento la cosa di cui si parla, non hanno menzionato umani, hanno menzionato la possibilità di arrivare lì col veicolo, attraccarsi al Hubble e poi dopo portarlo nell'orbita giusta. Quindi, però, di nuovo, al momento stanno solo studiando se è possibile. Overall, SpaceX and the Polaris program together, what we want to do is expand the boundaries of current technology. We want to show how these commercial partnerships, as well as the public-private partnerships,
can creatively solve challenging and complex problems. Missions such as servicing Hubble basically are going to expand our overall space capabilities, and all of this benefits the entire community and helps us achieve our goals of becoming a space. Che emozione sentire la parola Servicing Hubble. Servicing è tutto il nome per tutte le operazioni di riparazione. It's truly an honor. I will turn it over to Jared Isaacman. Eccoci, Jared Isaacman. Vediamo perché è lì. Thank you so much, Jessica. I first want to just begin and say what an absolute honor it is to even be on this call today. You know, so over the last few years, what we've witnessed is just an impressive pace of progress across the aerospace industry. You know, pioneering technology like rapidly reusable rockets Vero. has really begun to reduce the cost to orbit to such an extent that commercial space missions are now really possible. And alongside NASA, exploration is one of many objectives for the commercial space industry, and probably one of the greatest exploration assets of all time is the Hubble Space Telescope. So while my comments are a bit specific, please remember, you know, this study has broad applicability. But that stated, you know, with James Webb Telescope now online, Hubble's mission has only gained in importance. So it's absolutely exciting to think about the possibility of extending the life and capabilities of one of our greatest explorers. So Polaris is excited to assist in this study, and hopefully it does lead us down a path that ensures Hubble's ability to continue to serve science for decades into the future. Ah, ok. Quindi, ok, faranno delle cose durante Polaris per provare delle cose che potrebbero servire per questa missione. Ah, questo spiegherebbe perché è stato rimandato di un paio di mesi. I'd like to repeat and emphasize that while Hubble is being discussed as a model in this this feasibility study, repeat that Hubble is doing great. After more than 32 years, Hubble remains incredibly productive scientifically, with unique capabilities for exploring the universe and the unknowns in the universe. Hubble, using those unique capabilities, working in tandem with James Webb Space Telescopes, enables greater productivity than either of the missions alone would have achieved working on their own. As a joint mission with the European Space Agency, Hubble has had more than 1.5 million observations to date and generated more than 19,000 peer-reviewed science papers, so arguably making Hubble arguably one of the most productive scientific instruments in history. 90.000 pubblicazioni scientifiche sono state fatte grazie a Hubble. Hubble has released 1,5 milioni di osservazioni fatte. The light of that star left over 12.9 billion years ago to reach us, and it's also observed the largest comet nucleus to date, a 4 billion-year-old relic from the early solar system. As Thomas stated earlier, Hubble images of the DART impact into Dimorphos this week, the first ever in-space test of planetary defense. Those images are available today. So even though Hubble has been on orbit for 32 years, orbit was originally about 380 miles above Earth and has slowly decayed over time due to atmospheric drag to its current orbit of about 335 miles. So Hubble has benefited greatly from the 5 servicing missions that it's had, and it's fitting then that Hubble is used as a model for this study. And we're excited to be looking again at new and innovative ways to keep our mission at the forefront of the scientific discovery. We will ensure that the feasibility study addresses Hubble safety throughout, you know, any sort of servicing or boosting. Allora, credo che al momento siano tutti molto cauti perché nessuno sa come potrebbe funzionare una missione del genere, perché ovviamente nessuno l'ha mai fatta. Sarebbe fondamentale alzare la sua orbita e credo che se quella missione può funzionare bene, questa che è tipo semplice ma comunque incredibilmente più complicata di qualsiasi cosa commerciale è stata fatta finora con una cosa del genere, se funziona allora magari possono azzardare qualcosa di un po' più ambizioso dopo, anche perché nell'arco di questo decennio dovrebbe arrivare anche la Starship e altri sistemi a disposizione. Però comunque se anche soltanto alzano l'orbita è già tanto. Se poi dopo possono in futuro mettergli delle ruote di reazione sarebbe fantastico. Poi io spero un giorno che avremo un modo per fare un'intera missione di aggiornamento per mettergli una camera nuova, però ovviamente al momento non c'è modo, perché ha bisogno di un braccio robotico, ha bisogno di astronauti che sono super preparati nel aprirlo, fare tutte le cose all'interno eccetera, e poi anche costruire quei strumenti costa
costa un bel po', cioè sarebbe un costo di decine se non centinaia di milioni di dollari. Quindi capisco la NASA che vuole fare piccoli passi. And so we hope that we could also spur innovation and other LEO uses with this capability. Lei è la responsabile We've seen della that so far NASA with per, Inspiration 4, and now here we are talking le about missioni other commerciali potential umane. uses. So, I'm really proud of the work and the investment that NASA and our industry partners have made. And I'm still looking forward to continuing to see that being leveraged and expanded on. And finally, I'm going to finish up where Thomas started. I'm one of the lucky ones that still has power and not having flooding. So our hearts really go out to those already impacted by Hurricane Ian. And those, obviously, that may continue to be impacted. It's actually why we do our science and observation that we do, is to hopefully one day continue to find ways to be able to safely notify and help people from these kind of weather events. But I know there's folks out there that are having a really tough time right now. Thank you. Thank you so much, Kathy. We will move on to questions and answers. Ok, vai. Spero che qualcuno chieda delle ruote di reazione. Dai. Into the queue, and we'll go with our first question, please. Operator, I'll have you introduce them. Vediamo prima domanda. Absolutely. Our first question comes from Bill Harwood. Harwood with CBS News. Go ahead, please. Your line is open. Hey, thank you very much. I understand this is a study only at this point, but can someone specifically say, maybe Jared, is the ultimate goal to actually use a Polaris Dawn mission to reboost Hubble? And then a very quick one for Patrick Krause. What's the latest projection for HST's entry, given what we know about the solar cycles at this point anyway? Thanks. Vero, perché comunque l'energia delle tempeste solari comunque spinge più in basso Hubble I ogni guess I can volta. answer the first part of the question. As was stated on the call, the idea is a study at this point, not just for Hubble, but just broad applicability of these type of potential servicing missions within low Earth orbit. That stated, if the study, takes us down a path where a mission is possible, this would certainly, fit within the, kind of the parameters we established for the Polaris program, and certainly would build upon, the Polaris Dawn mission. Okay. Stanno continuando a ribadire che è uno studio per adesso, è di fattibilità. The last projection we had from this past year was that we had a 50% probability of reentry in 2037. Ok, 50% di chance di rientro nel 2037, se non fanno niente, se lasciano cadere Hubble. Thank you so much. Però Our ovviamente next lì question is from sarebbe Michael fuori Shute controllo. with CNBC. Quindi idealmente non lo vorresti fuori controllo, lo Hi, vorresti everybody. buttare giù Just quando lo wanted puoi to controllare dive ancora. in a little bit deeper there. Obviously, Jared, you guys haven't mentioned a specific stated goal for the second mission of the Polaris program. Do you, in your discussions that you've had with others here, and maybe Dr. Zabukin or Kathy can tie in a little bit more here on their side of things, but have you guys talked about the possibility of the second Polaris mission using a Dragon, if this study sees that as being feasible? Maybe you can just walk me through a little of the specifics of where this would fit within what you guys have already outlined on the Polaris side of things. Thanks. Sure. So, Jared, Ok. I've been here Gli ha again. chiesto se ci sarebbe una seconda the missione Polaris Polaris, program non la prima. was all about technology demonstration, either new capabilities that are going to be necessary in furtherance of the objective of making life multiplanetary, or utilizing. Allora, fondamentalmente sta dicendo che la prima missione Polaris servirà per fare delle prove e dei test sul movimento della navicella, sull'incontro con Hubble, su come potrebbe funzionare. Se tutto funziona bene, in una seconda missione potrebbero andare a incontrare Hubble e sollevare di orbita. Quindi, però durante la prima, a inizio dell'anno, inizio 2023, potrebbero testare semplicemente le manovre per sollevarlo. From NASA's perspective, here's Thomas. I want to tell you, we did not
in all detail. Jared, you can confirm, talk about what your plans are with every one of those missions. I mean, I think we're just looking really at this. E Dogat dice, per me la Starship sarà il nuovo shuttle per Hubble. Sì, poi ne parliamo in realtà, che è interessante, non è detto che funzioni così bene come sembra, perché non ci sono al momento piani per aprire così tanto la parte davanti, non ha un'apertura per la stiva, dovrebbe esserci una Starship personalizzata con tanto di braccio robotico per prendere Hubble e insomma non è così facile come sembra. Neither do I think that's appropriate. I think it's really what their responsibility is and so forth. It's really focused on the study alone. Kathy may have a different take at it. Oh, no, I think you covered it well. Hey, this is Jessica from SpaceX. I can jump in as well. One of the things we look for whenever we're doing new developments are, we're going to do this feasibility study with NASA, with Polaris, and it's, part of it's going to be figuring out the cost and figuring out a little bit of the schedule. What's it going to take to actually make this happen and make it happen safely? Because nobody, we don't want to do something that's going to put Hubble at risk at all. So once we figure out a little bit more on schedule and cost, at that point in time, we could try and figure out what mission we should, if the study shows good, then it's from a cost and schedule perspective, what mission do we assign it to? Giusto. Ok, quindi giustamente poi prima fanno lo studio, che lo completano, poi decidono a quale missione dedicarlo e quando farlo. Vai, Washington Post, vediamo cosa chiedono. Hello everyone, good afternoon, thank you. So I'm wondering, is this study simply to look at the technical aspects of how this boost would happen? Or are you also going to look at if there are any legal constraints that you need to work through in order to make it happen? I'm just wondering if there are issues, if you have private citizens and a private company working with really sensitive government property, or is this just like hiring any other contractor to perform a service? Thanks. E ha chiesto queste sono tematiche legali da affrontare perché comunque sono dei privati che stanno occupando di qualcosa di governativo. So the main goal of the study is going to be a technical feasibility study. From a legal and liability point of view of what you're talking about, SpaceX currently docks Dragon to the International Space Station, which is just an incredible worldwide asset. So I think from a legal perspective, government perspective, we worked these type of things before and we can get through those things. Giustamente, la SpaceX ha risposto che tanto si attraccano già alla stazione spaziale, quindi se lo fanno per la stazione spaziale, però saranno tutte cose affrontate dopo perché prima cercano di capire se è fattibile intanto. Nothing to add from Thomas. All right, thank you to you both. Moving on to the next question, which is coming in from Marcia Dunn with the Associated Press. Yes, hi. Jared, are you volunteering for this mission if it's seen to be feasible, and would you be taking NASA astronauts with you conceivably, and when might that happen? Porterei astronauti NASA con te? Yeah, I think just to reiterate kind of the points that have been made throughout the call, I mean, really, we're just on a study at this point. I'm certainly hopeful that the results of the study support a mission to, extend the life and capabilities of, again, one of the greatest exploration assets, for humankind. So, I think we cross the bridge on who's ultimately, flying it if the study ultimately supports embarking on a mission. Thank you so much. Next question is from Nell Greenfield-Boyce with NPR. Hi, thanks for doing this. So how much does this study cost, and who exactly is paying for this study, this feasibility study? And also, I mean, Hubble's been great, but to my knowledge, a repair mission was not the priority, and it sounds like this is something that SpaceX approached NASA about. I mean, I'm just wondering, is there going to be a perception that this is like, to be quite frank, like rich people looking for something to do in space and sort of like settling on Hubble? And, sort of, did you guys have any concerns about how the public would respond to that? Come reagirà il pubblico? Non passerà l'idea che sono persone ricche che cercano qualcosa di utile da fare nello spazio? Work we do. I think if somebody looked at it from the outside and basically should, in fact,
as Jared said now a couple of times, right, the study have a positive outcome, I think together we would look even more at what all the elements are for such a decision, including some that were mentioned here. At this moment in time, there's no transfer of funds for this feasibility study. Al momento non ci sono fondi funding da parte their own participation of it, and NASA and e SpaceX finanziano da sole le loro partecipazioni a questo studio. For us to look at this because of the tremendous value this research asset has for us as well as others that we could consider. Ok, beh, sembra giusto. La NASA è interessata Thank perché you, è qualcosa che avrebbe un enorme valore per loro e Whitby al momento with tanto Nature non Mag. hanno altre navicelle con cui farlo. Hi, thanks, e Karen. My sarebbe question utile is per for the entrambi, Goddard sia per SpaceX representative. che NASA. There have been lots of studies over the years about potentials for robotic servicing, boosting of Hubble. How much, finalmente una domanda per in me. terms of altitude boost, might this study be looking at from, for instance, from 335 miles to what? Oh, and is servicing part of the study too? Right. So, well, we looked at, we understand that there's potential Fino a che altitudine lo porteranno? reboost from, say, 335 to back to 375, 380 miles. Forgive me, I typically think kilometers. There's up to 600 kilometers. I think that's 375, 380 miles. Ok, quindi vogliono riportare il sopra 600 km. The feasibility study will, in conversations with SpaceX and Polaris, we'll have some conversations about if there's potential enhancement capabilities that we can add on, but we haven't looked at anything specifically at this time. Ah, ok, quindi stanno Enhancement like pensando... servicing? Dai, dillo di Yeah, sì. yeah, some potential servicing capability will be part of the feasibility study. Quindi... And do you mind if I just add, Pat, if it's okay, do you mind if I add a sentence to that, what you just said? Sure. Needless to say, I from the science perspective, consider what we did with shuttle, and servicing Hubble, one of the biggest kind of victories of really the agency as a whole, right? Bringing astronauts to bear and doing these amazing kind of changes of the instruments and all kinds of complexities. I just really want to make sure that everybody understands that as we start this study, I think we're starting at a point that is not at the level of sophistication kind of in our experience base that we were at the end of the shuttle era. And I think it's just really making sure that we're all just really recognizing that as we look at safety of both assets, that we recognize, kind of that, each step that we, if we ultimately... ha preso la parola per dire sì, ma calma, calmi, sangue freddo, perché... Considered and each one of the lessons, even though it was possible in the past, will have to be regained kind of with new technology, with new partnerships. Non è lo shuttle e non è capace delle stesse cose, quindi non aspettatevi quello che abbiamo fatto le altre volte, perché questo è solo l'inizio di poter fare delle cose più grandi in futuro, ma esatto, non aspettatevi il tipo di missione che abbiamo fatto con lo shuttle, perché quello eravamo ormai abituati, abbiamo fatto tante dagli anni 90 agli anni 2000, per cui c'erano le persone capaci, c'erano lo shuttle, c'erano tutti gli strumenti necessari, abbiamo perso tutto quello, non c'è niente di tutto quello, quindi andrebbe rifatto tutto da zero per poter fare tutto. Vi spiego tutto, tra poco appena finisco le domande vi riracconto tutto quanto. So I'm curious, if a mission like this were to go ahead, would you require a employed or former NASA astronaut to participate? And I'm also curious, what would the value of a mission like this be to NASA, and would you be willing to pay for it? Saresti disponibile a pagare e ci sarebbero astronauti NASA a bordo? I think the first thing is, when we were talking about the private astronaut missions to the ISS, la prima cosa a cui vogliono rispondere we're looking at, and we just updated the requirement set, was really to make sure that the operations on the ISS were kind of maintained
as seamlessly as possible, really to kind of protect the science aspect of what we need to do on the ISS, and making sure that the people that were going on the private astronaut missions, had somebody that had flown before and been able to help on those missions. Now, that's also, obviously a requirement. We continually look at our requirements, and as we go through and continue to work our private astronaut missions, we'll assess that requirement going forward. But right now, it's the best thing for us to do to keep the very complicated operations on station going as seamlessly as possible while we have, 4 new crew members on board that are fairly new, some of them, to the on-orbit environment. I think folks have said probably like 4 or 5 times, we're just beginning the study. Al momento sono agli inizi dello studio, stanno dando la priorità ovviamente alle missioni scientifiche che stanno già portando avanti sulla stazione spaziale, e l'esperienza che faranno lì sarà utile per il futuro. Quindi stanno cercando comunque di mantenere gli animi molto calmissimi, e fanno bene, perché io sono per niente calmo, nel senso che sono super entusiasta di tutto questo. I really don't have anything to add, Kathy. This is Thomas, of course. I think the only thing I want to tell you is that whether we look at investments of any and all assets and kind of any and all capabilities in science, we look at the decadal guidance as a strategy, as one of the key ingredients, how we do that. And so I mean, that would be as we go forward. I want to remind you also that, of course, the Nancy Grace Roman Space Telescope that's launching later this decade is, we have, of course, communicated previously, can be serviced as well. So that capability is definitely something. Giusto. Anche tra l'altro, il nuovo telescopio che la NASA sta costruendo sarà aggiornabile, quindi questa navicella può andare ora a riparare e aggiornare Hubble, ma se la fanno bene, quello che imparano possono usarla anche per altri telescopi spaziali. Non per James Webb, perché è troppo lontano. Good afternoon. I'm curious, there's this whole emerging industry of in-space servicing, companies developing capabilities to reboost or service spacecraft. Will those capabilities be assessed by NASA at any point in this process before making a decision to proceed with SpaceX? For Dragon mission, visto che ci sono diverse compagnie che potrebbero farlo con missioni robotiche, quindi invece di andare con una navicella, arriva un robot, lo prende, lo solleva e via. Valuterete se poterlo fare senza una navicella con umani? Look, as we get through this study with the boundary conditions that we've now repeated a bunch of times, if we make a next step, we at NASA look at any and all options that are in the interest of the taxpayer, and we should. Faremo la scelta più nell'interesse di chi paga le tasse e del pubblico. Io credo che comunque la NASA, se punta su queste, lo fa anche per il futuro, però dopo ne parliamo. I want to get some clarification. Who's doing it? Sounds like SpaceX people, but they'll also be NASA people. And notionally, how might this occur? I mean, Dragon does not have a robotic arm. Giusto, gli ha chiesto del braccio robotico, quindi come fa? Hey, this is Jessica from SpaceX. I can answer that. So this is a 6-month study with NASA. So both of us will be, I'd say predominantly on the SpaceX side. We're going to be looking at Dragon capabilities and how they would need to be modified in order to safely rendezvous and dock with Hubble. So yeah, details of exactly physically how that's done and how we also safely do that from a trajectory point of view, that's all to be worked out. Giustamente, lo dovranno capire man mano che durante questo studio, quindi fanno lo studio apposta per capire se hanno bisogno di braccio robotico o come fare. Hi, thanks for doing this. 2 questions. I guess one is for Patrick. How much has Hubble's orbit degraded since the 5th servicing mission in 2009? And what do you consider a healthy altitude for observations and longevity? I think you mentioned 600 kilometers, but I wanted to clarify that. And then for Thomas, how many of Hubble's IMUs or gyroscopes are presently operational? Is it 1? Is it 2?
I mean, I know that this is just a study, but obviously it would be pretty great if you could replace that. Would that be within the scope of the study, looking at potential options like bellissimo. Questa era la cosa più importante, al di là della camera. Perché se non puoi puntarlo è Patrick, why don't you inutile. answer the second question also, Thomas speaking. Go ahead. Grazie, Eric. I might have to have the second question repeated to me, but how many gyros are operational? He asked. Okay. So Hubble orbit was about between 560, 565 kilometers at the end of Cersei Mission 4, and we're now down to just under 535 kilometers. Quindi erano intorno a 560 km e ora sono a sotto 500 dal 2009 ad Right oggi. now we have 3 gyros operating. So Hubble had been during service mission they had put in 6, 3 of which are what we call enhanced gyros, and it's those 3 enhanced gyros that are still operating, and we expect to operate for quite a while. Siamo a metà dei giroscopi. And Eric, the Thomas speaking here, the parameters of the study certainly would enable the team to look at that as one of the questions to address. Che bello! Ce lo studieranno, cercheranno di capire se possono sistemarlo. Sarebbe fantastico. Thanks for doing this. Hubble potrebbe rimanere attivo per altri 20 anni. Kathy Loiters, have any other companies or countries pitched this idea to NASA, or was it just SpaceX? And when this study concludes, would you guys consider doing some other kind of program to look at other companies or other capabilities to service or boost Hubble? And then one for Jessica Jensen. What does SpaceX get out of this study? Will this experience, I guess, inform how you guys plan to dock tanker starships in orbit or other things Giusto, that che esperienza aren't farà, a cosa servirà alla SpaceX tutto questo? Do you want to take this, the first one? Tra l'altro è interessante anche da chiedersi perché il Hubble ha strumenti ed è cofinanziato anche dall'Agenzia Spaziale Europea, per cui interessa da vicino anche la ESA. Thomas and I, when people come in with ideas of things that would help us go look and investigate on how to solve maybe potential problems, this is not an unusual thing for us to go do feasibility studies and short-term things to go look at things. This to me is the first outside assessment, but Thomas, you can correct me if I'm wrong. Penso sia una delle... è Natale presto, è una delle più belle notizie. First and foremost, we're working on crazy ideas all the time. Yeah. And frankly, that's what we're supposed to do. I hope you agree, all of you, that we're always supposed to push the envelope. Giustamente Thomas fa notare che il loro lavoro alla NASA è pensare a cose folli da fare. An idea, and over time, we've had others come with various ideas. This is certainly in the area that we're talking about quite unique and first. So I'm not aware. Remember, I've only been the agency for the 6 years, and not everybody only talks to me, but I'm not aware of another kind of idea in this kind of comparable to this one kind of brought to NASA. I also want to just point out that we have tremendous plans with our both commercial partners with our agency assets, and that is with Artemis to go to the moon, right? There's a lot of goals we have that we need to achieve. So kind of for us, the priority certainly with our commercial partners is kind of to enable both kind of commercializing low Earth orbit, but also doing these. So it's certainly not the case that kind of many of us feel that we have kind of a whole new kind of the way you asked the question, kind of a whole new kind of strategy that we would want to pursue on top of. Sono molto cauti perché giustamente non hanno fatto neanche loro ancora uno studio, quindi non vogliono tipo mettere il carro davanti ai buoi. How we can add value to our assets and to our exploration programs. All right, to extend upon that and answer the second question, what does SpaceX get out of this? Cosa ne prende la SpaceX? So, first of all, Hubble is a national asset, and it's really an honor for us if we would be able to extend its lifetime. So I think, first of all, in the near term, I think that's just a great goal in itself.
Giusto? But SpaceX really sees the future in that we are a spacefaring civilization. And that means that there are spaceships flying all over the place, there's on-orbit refueling, there's vehicles from various companies, there's space stations from various companies. We do things like service very expensive spacecraft in higher orbits. We continue to service telescopes. You know, we build quello che la SpaceX avrà in cambio è che fa parte della visione della So when you SpaceX look forward to this di far diventare gli umani missions multiplanetari. like this where companies are learning to adapt and figure out ways to dock to older vehicles and to, you know, basically make two vehicles in space compatible with each other that weren't initially designed to be that way. Giusto? I think that's an amazing capability, and that's how the industry needs to move forward. Giusto. Beh, se Hubble diventa, cioè se la SpaceX Moving avrà una on to our navicella next che è in grado di question, Marina adattarsi Corin a with the Atlantic. rifornire e sistemare vecchi satelliti, farebbe Hi, tanto. Marina Corin with the Atlantic. Thomas, you mentioned that SpaceX approached NASA with this idea. Can you tell us who at SpaceX did that? Or Jared, was this your idea? And Okay, for chi della Jessica, I SpaceX? know you need to do the study first, but a Hubble boosting mission sounds like something that maybe an uncrewed Dragon spacecraft could potentially do autonomously. So I'm wondering Giusto. why you'd even need Perché servirebbero gli umani? too much DART mission coverage. I'm wondering why you'd even need astronauts in this kind of effort, or is this something that you anticipate would require EVAs? Thanks. Forse Marina, Thomas, in base alla soluzione Okay. che trovano, magari potrebbero non servire umani, immagino. I was going to say, again, as part of this study, you know, Giustamente, if infatti, there anche could be loro something that comes out è of the troppo study that presto. says, hey, it does not make sense to have a human mission going to do this. So we're going to look at all the different options. We'll keep, at this point, everything is on the table. That's part of feasibility studies, and that's part of development. Giusto. Se stanno ancora pensando, Marina, non è I need ancora to stabilito probably una get cosa back all'altra. to you Perché... because I don't remember exactly what the first discussion was. You know, it's a couple discussions here and there, in various contexts. I don't really remember Thomas non si who ricorda the chi first della one SpaceX was. I'm è stato sorry. il Perhaps primo. somebody else can answer it. I really, you know, it's an idea that was ready to be had. So a number of people started talking. I don't remember exactly who the first one was. I apologize. I'll see whether I can go through my notes and answer it better later, Karen. I just really don't remember at this moment in time. And there's a number of discussions that happened with various people. Ok, non se lo ricordo. Thanks. So Marina, if I hear more from Thomas, we will get back to you specifically with an answer on that. In that case, let's move on to the next question, who is Stephen Clark with Spaceflight Now. Spaceflight Now, vi sentiamo? Thanks for taking my question. I think my questions will be for Patrick Krauss. I know the last shuttle service mission attached the soft capture mechanism to Hubble. Would that be something that could enable a Dragon to dock without using a robotic arm to grapple the telescope? Just talk about the importance of adding that to the telescope to make something like this feasible. And if you don't reboost Hubble, when would be the earliest NASA might have to consider doing a deorbit mission or planning a deorbit mission for Hubble? Thanks. So yes, the inclusion of the soft capture mechanism in Service Mission 4 certainly makes a mission like this much more feasible and easier to talk about. And it would certainly be part of the feasibility study is to see how that adapter is useful and what kind of accommodations may have to be made since that even that design now is a little bit out of date of what the agency is using for docking mechanisms. But it certainly does provide an opportunity for a direct docking, we believe, without the need of a grapple arm. È solo audio perché ha chiesto perché è solo audio perché c'è un uragano di mezzo, sono tutti sparsi in varie parti e il posto dove fanno le conferenze di solito al vivo è chiuso per l'uragano. When would NASA have to start planning end of mission scenario? Right, and so I mean NASA is always looking at studies and making plans and considerations. Right now, we're sort of carrying that in the later half of the 2020s. We would have to be having consideration of a mission that would then be ready to launch, say, by the end of the decade. Ok, entro la fine del decennio, se salvo missioni di questo tipo, dovrebbero portarlo in basso per bruciare. There is no official mission that's been designated.
the studies continue. Ci sono studi, ovviamente anche a prescindere da Nothing to quando add. lo Nothing to riparano, add from my end. I just dovranno want to say capire I come buttarlo I giù. feel really strongly as to my colleagues here at Sarebbe NASA that bellissimo really, portarlo in museo, when an cioè, asset sarebbe un sogno. size of Hubble comes to an end, that we think of end of life in a careful fashion, and kind of one that considers people on Earth and also the low Earth orbit as a resource. That's it. Thank you. Moving on, our next question comes from Jim Siegel with NASATech.net. Hi, everybody, and thank you for taking my question. I think this is a question for Jared, and maybe Jessica will have something to add. I believe my readers are pretty well acquainted with SpaceX, but not necessarily with Polaris. So could you describe for my readers what Polaris does and how una descrizione di SpaceX che and cos'è Polaris would be Polaris, visto complementary che in this sort of la endeavor? prima missione Thank you. privata in alta orbita terrestre che verrà fatta. Sure. So La prima Jared missione here on umana that. in generale, salvo quelle I andate think where sulla we Luna. could be complementary when you think of Polaris and SpaceX to this type of effort is it could, I mean, we could be taking advantage of, you know, everything that's been developed within the commercial space industry to potentially execute on a mission should the study warrant it, you know, with kind of little or no potential cost to the government, which you would think would be of great benefit to just all of humanity if you can extend the life and capabilities of an asset like Hubble or potentially other assets as more of them are launched in the low Earth orbit. And in terms of just Polaris in general, I mean, Polaris was announced earlier this year in February as kind of a partnership with SpaceX to undertake a series of tech development missions. The first of which is Polaris Dawn, which should launch toward the end of the first quarter of next year, and Quindi non that è has solo a la number prima of missione, components to e it that are una di pretty queste missioni important potrebbe for, essere rifornire Hubble. you know, hopefully enabling and making life per rialzare l'orbita multiplanetary, di Hubble. so an EVA, an altitude component, new method of communication. But the idea was, at the time of the announcement, there will be a second mission, of which, you know, it's certainly possible the study could result in this type of mission becoming the second Polaris program. And then the third is the first crewed launch of Starship, which certainly would be demonstrating quite a bit of new technology along the way. And just to add to that from the SpaceX perspective, you know, we've been honored to work with Jared and the Polaris team. Really think Jared pushes us to very creative solutions. And this kind of goes back to the whole point of how, like, people from diverse backgrounds really can come up with the most innovative ideas. And overall, these, you know, innovations hopefully push Persone space da background technology diversi forward. possono They push portare technology esperienze, forward idee that we just nuove. didn't think about or kind of been stuck in the back of our heads. And now we, you know, have a reason to accelerate and have a reason to do things. All of this hopefully lowers the cost for space travel in the future and just makes the access to space easier for everyone. So I really like the way SpaceX and Polaris work together. I think just benefits the industry all as a whole. Thank you so much for your answers. Our next question comes from Mike Wall with space.com. Thank you all. This is probably for Dancer Patrick. Yes, you were saying you were kind of looking for a 30-kilometer boost. Like if 30 this does chilometri happen, dovrebbe essere I'm just rialzata wondering l'orbita. what sort of difference would that make to the longevity of HSP, and also just in terms of sort of framing this study. It seems like you at first just described it as like a boost feasibility study, but it also seems like servicing is going to be part of it too. So is it safe to characterize this as a feasibility study of like using like a private commercial vehicle to both boost and also service Hubble? Just to get some clarification on that. Thank you. Right. So the feasibility study, well, one of the things we'll look at is what is the maximum boost we could achieve. Preliminary assessment has been on the order of 40 to even say 70 kilometers of boost. Certainly, if we were to get back to 600 kilometers, that's essentially the altitude we were at in 1990 when the mission was launched. So you'd add easily 15 to perhaps 20 years of orbit life. 20 anni di orbita di Hubble, 20 anni di missione di Hubble avremo. 20 anni. In terms of the study, yes, we're looking at the idea of the feasibility study would be to look at, you know, again, using commercial
technology, commercial partners. Those look at it from a boost opportunity, but also almeno fino feasibility, al tipo what kinds of things might you be able 2042. to do. 42 non with sarebbe the male service come fine missione, come numero. And as Tom has indicated, we certainly wouldn't anticipate being at Hubble avrebbe a quel the level of punto complexity of the servicing 52 missions that were anni. accomplished. Mezzo secolo da quando fa osservazioni. Astronaut crews from the past, but we certainly are excited to look at what opportunities are available with our commercial partners. Allora, quindi per la riparazione poi ci pensano. Intanto la prima cosa che vorrebbero fare è rialzare l'orbita. Se poi dopo ci sono le possibilità in futuro, potrebbero fare altre missioni per aggiustare, ma ci stanno ancora I studiando. think this question is for Jared Isaacman and Thomas Zurbuchen. I just wanted to follow up on some earlier questions since this doesn't really feel like a traditional contractor partnership. I was wondering, if this feasibility study came to fruition, could you give any more detail about how this potential relationship between NASA's space program and Polaris Dawn might work? I mean, for one thing, and Jared Isaacman, no offense to you, but you're, not a scientist or engineer or career astronaut, nor in a leading position at SpaceX or NASA. So, like, what is your, role? Che ruolo hai tu, visto che non sei né astronauta né ingegnere né scienziato né se della NASA né della SpaceX? Quindi, yeah, sì. I think it's a great Ho i question. soldi. I mean, and really, I would just point you back to the Polaris program and what was announced earlier this È year, lui which che is finanzia il programma it's a Polaris, series quindi lui metterebbe i soldi tech per questa demonstration missione. missions done in partnership with SpaceX. There are specific objectives that we're trying to achieve with each mission. Certainly, the idea of boosting and servicing Hubble, should the feasibility study support it, would be, a logical second mission. But beyond that, the bigger goal is, helping to deliver on SpaceX's vision to make, life multiplanetary. So, the conclusion of the Polaris program is the first flight of Starship. And that obviously in itself could be a key enabler towards SpaceX's vision. As for my individual involvement, look, I'm just happy to be on the line right now. I think this is incredibly exciting about what this study could ultimately lead to. And if myself and the Polaris program can play a small part in that, it's a pretty good outcome. This is Thomas. You asked earlier about what contractual vehicles and so forth that we could use. Of course, the answer is, you can guess, right? We have not discussed that because we haven't decided what's coming out of the study. There's a number of vehicles available to us, and needless to say, should we get to the other side of that and need such a vehicle, we'll have a whole set of them available to us. So that has not been discussed, and neither should it have. Thank you. We do have quite a number of questions left. Unfortunately, we are going to have to end promptly at 5:30, so we'll get through as many as we can, but some of our panelists need to leave promptly at 5:30. Our next question is Leah Crane with New Science. Sentiamo. Hi, thanks for taking my Sto cercando question. di aggiornare tutto quanto, comunque dopo vi faccio I anche was un wondering riassunto. if this Stasera does poi work sono solo, out quindi and è we are difficile able fare tutto to insieme. boost Hubble. Could we just keep doing this forever? Are there other limiting factors? Quali sono gli altri beyond fattori che limitano needing la a vita di Hubble? Oltre al fatto che possiamo rialzare This la is sua orbita. Thomas, and of course, I'm going to ask Pat to go right after me. There's multiple things that limit the lifetime of a spacecraft. Sometimes it's L'elettronica dentro propulsion. sicuro. In this case, it's the orbital altitude, but there's other things that also age over time, such as the gyros. I think we already talked about. So Giroscopi che spero the tanto devices cambino. that keep the spacecraft, the ability of the spacecraft being pointed. There's computers that over time pick up more radiation and therefore become less effective or perhaps have challenges. Giustamente. And the instruments, Poi il fatto che i computer di bordo di Hubble siano lì dal 1990 è straordinario. A whole slew of issues like that are being Ci sono un sacco di parti elettroniche che sono tecnologia degli anni 80 e sono nel 2022 e va alla grande. And it is true Quanti that, altri computer the avete orbit che is funzionano one of ancora them, but it's in no way dagli anni the only 80? one that relates to the lifetime of Hubble. Pat, go ahead. Yeah, you said it pretty well there, Thomas. I think as a consumable, right, the orbit is the obvious thing as we're degrading.
Hubble, some of the instrument detectors, they get used up just by using them, and so eventually those will become we'll lose the ability Alcuni dei rilevatori non saranno capture più buoni. Sì. significant signal to noise. Per But il the rumore most che things si accumula. that we're focused on right now are the life expectancy of the gyros, life expectancy of fine guidance sensors. We do see wear and tear, so it really is just ongoing I sensori aging per of la the guida con le spacecraft stelle, components, anche electrical quello. parts. Ci sono diversi We componenti have che smettono di funzionare reliability bene. models that we look at, and of course we work, as Thomas said, very hard every day to try to mitigate the aging scenarios with the spacecraft. So we won't last forever, but we're trying to last as long as we can. And as we said, we think we have reasonable expectations of being able to operate productively through the end of this decade and into next decade, we believe. Ok, quindi forse per gli anni 30 dovremmo We are just farcela going to have time for tranquillamente. 2 more questions. A parte l'orbita, quindi... Our next one is from Robert Perlman with Collect Space. Thank you. For Jessica and Jared, can you give a sense of how long this idea has been in the works at SpaceX and Polaris before you approached NASA? And Jared, you mentioned that the Polaris Dawn mission includes some technology demonstrations that might be applicable to a mission like this. Did this idea for a study predate Polaris Dawn and help inform what you would do on that mission, or was it born out of what you're doing on Polaris Dawn? Ok, sì. Quanto utile sarà la missione Polaris Dawn per questo? Start that off and then would kick it back to Jessica for anything additional. I would say that when we were giving consideration to what we could accomplish on the first Polaris mission and what that could lead us to for a second mission, the idea of potentially a Hubble servicing mission was one of the ideas up for consideration. So I'd say there's been a lot of thought and energy that has gone into this idea long before, we kind of arrive at this point, just to make sure it was, still in the realm of possible. But considering what we're aiming to accomplish with Polaris Dawn, it does seem like there are things that we can build upon from that mission that would be, applicable to what the study might ultimately determine as Sì, fondamentalmente la risposta che dicevo, cioè ci penseranno, vedranno un po', cercheranno di capire. Tutto molto generico ancora. Tanto finché non fanno uno studio, cioè tutto questo potrebbe non succedere, perché poi dopo potrebbero fare lo studio e dire, raga, ci abbiamo pensato, ci abbiamo provato, ma non è fattibile con la Crew Dragon e niente, è stato bello, niente. E quindi in quel caso a inizio anni 30, nella seconda metà degli anni 20 dovremmo pensare a come buttare giù Hubble in maniera controllata prima di perdere il controllo, perché sennò può rischiare di cadere sopra una città che è peggio. But I guess if it's safe to assume that if it ends up to be a crewed mission, some kind of servicing can be done. And I apologize if this was mentioned before. Se ci sono umani di mezzo, sarebbe possibile riparare, fare qualcosa, aggiungere, Yep, I think that's all part of the study. We want to. Sono d'accordo, sarebbe fantastico. We want to benefit Hubble, and if benefiting Hubble is not just boosting it, but also providing some servicing. And that can be done with the human spaceflight mission, all the better. So it's all on the table right now, and as we get into the study, we'll have to figure out some of these things and see what's possible. Giusto? Ci vedremo, fondamentalmente. Well, thank you so much. I appreciate everybody coming to this press briefing today. Ok, conferenza as I said, finita. If we're not able to get to your question, please feel free to contact us directly, and we will try to get you an answer. And in the meantime, you can check back at... Ok, vabbè, insomma, più o meno saluti istituzionali e quindi conferenza finita. Ok, allora, riassuntissimissimo, semplice, veloce. C'è questa missione che viene fatta dalla SpaceX, chiamata Polaris Dawn, e sarà fatta all'inizio del 2023. Ora, tutto questo lo sapevamo già. A un certo punto la SpaceX ha approcciato la NASA e gli ha detto: ehi, noi abbiamo questa missione con privati in cui lanceremo una di queste navicelle, Crew Dragon, più in alto di quanto non sono mai andate, tipo migliaia di chilometri e poco su. Faranno un volo, usciranno fuori, faranno una camminata spaziale con delle nuove tute spaziali, tutto molto figo, poi tornano a casa. Ora,
visto che tutti quanti amiamo tantissimo Hubble, e Hubble ha questo problema che la sua orbita scende sempre di più, era tipo più di 600 km all'inizio, ora è scesa a meno di 500. Se noi arrivassimo e usassimo questa navicella, se facciamo esperienze, siamo bravi, magari, che ne so, arriviamo, ci attracchiamo, lo salviamo e poi ce ne andiamo. NASA ha detto, non è male, non è per niente male, ma è estremamente rischioso. Che quindi fattibile, non fattibile? Vediamo. Facciamo uno studio pagato dalla SpaceX e dalla NASA, quindi non è che per adesso è tutto, nessuno ci sta spendendo soldi extra o strano, semplicemente fa parte dei studi che la NASA già fa di suo periodicamente per capire che cosa può fare e che cosa no. E quindi ho detto, mettiamo un po' di persone insieme, facciamo uno studio, capiamo se questa cosa ha senso, tanto da andare avanti e capire che missione fare. E quindi hanno detto che le cose che stanno considerando ora sono la possibilità intanto di usare la Crew Dragon per sollevare Hubble. Non hanno detto però se questa cosa è fattibile o quando, perché stanno cercando di capirlo. Quindi giustamente non è che hanno detto nel 2025 solleviamo Hubble. No, hanno detto solo cerchiamo di capire ora come possiamo usare questa cosa, visto che c'è stato, insomma, interesse da parte di entrambi, sia della NASA che della SpaceX. Per quanto riguarda le cose un po' più impegnative, sollevarlo gli aggiungerebbe circa 20 anni. Però durante 20 anni tante cose possono rompersi. Una delle cose più fragili a bordo sono dei giroscopi. I giroscopi servono per, come durata di reazione, fondamentalmente servono per orientarsi con il telescopio. Quindi se si rompono, ne avevano 6, sono rimasti in 3. 2 sono ok, una quindi se si rompe un'altra, con 2 inizia a fare molta fatica. Per cui a questo punto una delle cose che cercherebbero di sostituire in futuro sarebbero appunto giroscopi, o di sostituire o di aggiungere, insomma è un po' complicato, ma potresti aggiungere tanti anni di vita con giroscopi nuovi. Ora, non hanno detto che lo faranno quindi con questa missione, solo che è una delle cose che stanno valutando per il futuro. Quindi potrebbe essere questa missione, magari capiscono che sì, abbiamo scoperto che con la Crew Dragon possiamo attraccarci e sollevarci senza problemi, oppure potremmo aggiungerlo in una missione successiva. Quindi da questo punto di vista magari la prima serve solo per vedere se tutto funziona bene. Se la cosa funziona bene, poi in futuro potrebbero fare una seconda missione per aggiungere ruote di reazione e altro. Quindi questo potrebbe essere fattibile. E non è detto però che di nuovo che questo venga fatto con la SpaceX per forza. La NASA sta cercando di capire con questo studio se possono usare questa navicella, ma stanno già pensando anche a altre possibilità. Quindi una volta che andranno avanti con l'idea di fare qualcosa a Hubble, potrebbero tranquillamente poi decidere di migliorare poi dopo il progetto e farlo con un'altra navicella spaziale, o di farlo, sto guardando te, con la Crew Dragon, scusatemi, vediamo, eccolo qua, con la Starship. Starship è fantastica, è molto più grande ed è in scala con questo, quindi la Starship è tanto più grande della Crew Dragon attuale, ok? Che tra l'altro la navicella è solo quella parte sopra, questo è il tronco della stiva praticamente. Quindi questa è la navicella, questa è Starship. Starship potrebbe fare molte più cose. All'interno ha circa 1000 metri cubi di spazio, quindi 1000 metri cubi possono essere sufficienti per portare bracci robotici e tutto il resto. In realtà c'entrerebbe dentro anche tutto Hubble. Quindi potrebbero fare una versione della Starship che va, lo prende, lo porta a casa, lo riparano, lo rilanciano, lo portano via. Il problema è che sarebbe estremamente costoso, estremamente difficile da fare. Prima di tutto perché i pannelli solari non sono fatti per poter tornare a casa e non sono fatti per essere sostituiti in questo modo facilmente. Quindi non è detto che potrebbero farcela. Quindi, però vabbè, facciamo che magari lo porti a casa, poi lo sistemi, aggiungi i pannelli solari, poi lo riporti. Il problema è che quando lo shuttle fu fatto e Hubble sono nati insieme, e quindi come idee, quindi in un certo senso sono complementari. Hubble è di quelle dimensioni proprio perché doveva centrare nella stiva dello shuttle. Lo shuttle ha quella stiva perché i militari volevano telescopi
per osservare di spionaggio di quelle dimensioni, dei Hubble. Hubble era nato come dimensioni, come specchio, inizialmente come un progetto di spionaggio e poi alla fine è stato usato per scienza, per fortuna. Però comunque era nato inizialmente per quello di quelle dimensioni. Quindi, come si fa con il futuro? Il problema è che Starship non potrebbe forse riuscire a portarla a casa senza rompere lo specchio. Sarebbe molto complicato per le vibrazioni. Quindi Hubble non è mai stato pensato per reggere le vibrazioni del rientro. Per cui il rischio di riportarlo a casa sarebbe incredibilmente alto. Non ci serve in realtà. Cioè, davvero, non è quello l'importante. Questo sarebbe tipo fantascienza se volete. Ci divertiamo a immaginare cose di fantascienza, ma non è quello l'obiettivo. L'obiettivo reale è solo sollevare l'orbita. Se non si rompe nulla, Hubble comunque alla fine degli anni 20, inizio anni 30 dovrebbe essere portato a casa perché che la sua orbita sta scendendo troppo, poi non è più sicuro e quindi finirebbe per bruciare nell'atmosfera. Per cui dovrebbe al 50% di chance di bruciare nell'atmosfera e rientrare nel 2037. Per cui massimo inizio anni 30 devi cercare di portarlo giù finché è ancora qualcosa di controllabile, finché non si rompe o si sciupa in altro modo catastrofico. Per cui in quel caso gli mancherebbero forse una decina di anni. Ma se riusciamo a prenderlo, portarlo su, allora aggiungi 20 anni a quei 10. Che sarebbe spettacolare. Ora, non è detto che in questo non si rompa qualcos'altro, cioè magari semplicemente andando avanti il computer di bordo smette di funzionare perché comunque è tecnologia degli anni 80-90, magari tipo un'altra cosa che ha problemi sono i sensori per puntare il telescopio usando le stelle per la navigazione. Ci sono tante cose che potrebbero non funzionare, quindi però concentrandoci su quello che può funzionare, questa navicella potrebbe estendere la vita di Hubble di una ventina di anni. Quindi significa che potrebbe farlo arrivare tranquillamente negli anni 40, che sarebbe spettacolare. Hubble potrebbe avere 40 anni di vita e... cioè, Hubble ora è del 1990, quindi avrebbe in quel caso mezzo secolo. Ora ha 32 anni. Ora, se avete domande o curiosità, vi rispondo e poi dopo, se no, ci salutiamo e poi dopo vi farò, perché devo scrivere ora tutti gli aggiornamenti riguardo a tutto questo. Valex dice, stavo leggendo informazioni su Hubble sul sito della NASA, c'è scritto che all'epoca del lancio pesava all'incirca 10-11 tonnellate, ma se lo facessimo ritornare oggi peserebbe poco più di 12 tonnellate. Come mai peserebbe di più? Ho trovato questi dati scrivendo Hubble weight. Comunque sono al secondo giorno del Politecnico, sto già morendo colpa della matematica. Non ti preoccupare, la matematica è molto più semplice di quello che sembra. È un po' come quando vai in palestra per la prima volta e non hai mai mosso un muscolo che ti fa male tutto e ti sembra impossibile e guardi gli altri che fanno cose assurde e dici no, io no, non ce la farò mai. La matematica è semplice. Giuro, la matematica è semplice, solo singole cose semplici che si aggiungono una dopo l'altra diventa sempre più facile. Cioè, se tu affronti la matematica un pezzettino alla volta, è semplice. Non è complicata. È un po' come... non è complicato, la maggior parte dei concetti in fisica anche sono intuitivi, sono semplici. Quello che è complicato è imparare le cose che ti servono per fare quelle cose. Per abituarti, è solo questione mnemonica, è solo abitudine, il lavoro mentale, eccetera, eccetera. Devi imparare un nuovo linguaggio. Quando io sono arrivato in Italia, la lingua italiana mi sembrava complicatissima. E poi ora la parli, dopo 6 mesi parlavo tranquillamente italiano. Quindi è come con le nuove lingue, il linguaggio della matematica ha bisogno di tempo e dedizione e devi farlo spesso. Non imparerai una lingua se la parli una volta ogni tanto quando vai a lezione, giusto? Se tu parli quella lingua solo quando vai a lezione e basta, non imparerai niente. Non ti rimane attaccato nulla. Forse ti ricorderai 2 o 3 cose. Che è esattamente quello che succede con la matematica alle superiori. Se vuoi davvero imparare una lingua, devi parlarla più spesso possibile. Devi essere tra nativi e usarla. Quando la usi quotidianamente, ti rimane e ti diviene istintivo. È uguale con la matematica. Quindi se tu la parli, ti viene. E vale per tutti, qualsiasi età. Ho un amico, per esempio, che ora ha 54 anni e si è laureato in fisica e ora sta facendo la magistrale e non aveva mai studiato matematica, non sapeva niente, era una capra. Come hashtag di sgarbi. Madonna, perché ho citato quello, lo odio così tanto. Comunque, era involontario.
Però comunque è tranquillamente fattibile, si può fare, non vi spaventate dalla matematica. Chiunque può farlo, chiunque può imparare matematica, davvero. Allora, Victor Wolf dice: sto approcciandomi alla fisica, colpa tua e Luca Peri, in effetti sto imparando una nuova lingua, ci vorrà un po'. Sì, chi ce la fa non è perché ha superpoteri, è solo perché ha aspettato abbastanza. Se tu lo fai tutti i giorni, è come metterti in forma, non è andare in palestra che fa la differenza, è andare a fare attività regolarmente. Se tu lo fai continuamente, dopo mesi noti la differenza. C'è tanta gente che ci va una volta, ci va 2 volte, alla terza dice ma non vedo differenza e smette. Sì, non funziona così. Quindi è solo questione di farlo per tanto. Full Titanium dice: ciao ragazzi, esercitate la matematica, non fate come me che copiavo i compiti. Morale della matematica è sempre stata una bestia nera per me. Qualsiasi materia, se non la fai continuamente, il cervello, cioè c'è un motivo per cui non vi ricordate i numeri di telefono che usate, no? Perché ce l'hai qui, il tuo cervello sa che ci sono qui, perché dovreste perdere capacità mnemonica per memorizzare qualcosa che ho in mano. E quindi non vi ricordate i numeri di telefono. Però in realtà siamo tranquillamente capaci. Chiedetelo ai vostri genitori. I vostri genitori probabilmente si ricordavano almeno una decina di numeri di telefono. Per cui è fattibile, è assolutamente normale. Serve solo tempo. Daniel dice: non so stare scienza di te matematica, che era il motto di Bergamo Scienza. Father Nifty dice: tempo è un concetto che i giovani non comprendono, oggi vogliamo tutto e subito. Non direi, cioè ci sono un sacco di cose che fanno parte di questo ragionamento. Non è che, sì, i vecchi sì che comprendevano il tempo. No, è che sono cambiate le priorità di quello che fai. Tu, no, cioè, se tu dovessi usare ora una 56K, ti lamenteresti tantissimo. Perché le cose che devi fare sono diverse, sei abituato a una cosa diversa, ma non è perché non hai pazienza. Ce l'hai per altre cose. Sai che non dovresti aspettare così tanto per questo. Non è che i giovani non aspettano per la matematica o per imparare, non hanno il concetto di pazienza. Ce l'hanno, è solo che noi siamo abituati a guardare superficialmente e siamo abituati a pensare: sti giovani, che è istintivo in tutte le nuove generazioni. Ma no, tranquillo che le capacità mnemoniche dei giovani sono tranquillamente a posto. E ti posso assicurare che se hai mai giocato online puoi vedere ragazzini che hanno la memoria di tutta una mappa gigantesca in giochi come Minecraft, ma anche in giochi come insomma, sto a fare LOL, ma tanti altri. Molti giochi online hanno bisogno di una quantità di memoria enorme e se ricordano lore gigantesche. Possono nominarti 50 personaggi del gioco a cui stanno giocando a memoria, con tutte le loro storie. Cioè, è esattamente come un tempo le persone erano in grado di fare la stessa cosa con la Divina Commedia. Per cui non è un problema di memoria, davvero. C'è gente che, ecco, Chiara dice: lo conoscevo San Andreas a memoria. Esatto, un sacco di persone si orientano in videogiochi come se fosse casa loro. Pex One dice: tutti quelli della mia famiglia ed amici li so a memoria, come faccio il digito sempre. Ci sono le eccezioni. Profeta 95 dice: grazie per il tuo consiglio, sei il king. Ti ringrazio, ma insomma non ho fatto niente, tutto merito tuo. E ok, avete altre domande per questo? Se no io mi metto a scrivere gli aggiornamenti riguardo a tutto quello che è successo. Ci sono domande riguardo a Hubble e questa missione? Hunter dice: mi sono arrivati gli occhiali 3D. Ottimo, vi ricordo che presto, appena vi sono arrivati, voglio fare una intera live in 3D con questi occhiali. Quindi vi serviranno questi. Se ce l'avete in casa metteteli da parte. Se non ce l'avete, costano tipo un pacchetto intero. Per voi e tutta la vostra famiglia e amici costerà 2 euro, 3 euro, quindi non costano niente, ma compratevene un po', compratevene più di uno perché in realtà si tendono a graffiare facilmente con il tempo, quindi. Però ecco, prendeteveli perché valgono la pena e vi faccio vedere un'intera live di cose in 3D della superficie della Luna, Marte, esplorazione spaziale, altri pianeti, eccetera. Li potete trovare anche scrivendo occhiali anaglifici o 3D su Amazon. Semplice. Non li ho gli occhiali, comprateli. Davvero, per 2 euro. Elia dice: ma farne uno nuovo non costa meno e sarebbe più aggiornato tecnologicamente. No.
No, fare un altro Hubble costerebbe comunque miliardi di dollari. Per cui costerebbe meno magari rispetto a quanto non è costato all'epoca. Però sì, costerebbe comunque tantissimo. Anche perché non lo vuoi fare uguale all'epoca, no? Hai detto tu stesso, lo vuoi fare aggiornato e nuovo. Abbiamo un esempio, c'è un nuovo telescopio chiamato Nancy Roman, che verrà lanciato alla fine di questo decennio, che è più o meno delle stesse dimensioni di Hubble, ma molto aggiornato. Nuove camere, nuovi strumenti, tutto nuovo. Ora, quel telescopio, più o meno delle stesse dimensioni, grosso modo, come Hubble, costerà sui 4 miliardi e mezzo. Per cui, di nuovo, non costa meno di Hubble, ti costa di più, perché vuoi fare tutto quanto nuovo. E Full Titanium, ormai sono vecchio, ho 45 anni, ma da amico, non da boomer, ti dico che non te ne pentirai. Ah, vedrò. Aspetta, ok, non era... Perché era? Era un'altra risposta. Vabbè, scusate, pensavo fosse una domanda. Edocat dice, pensi più a un Falcon 9 o a un Falcon Heavy per la missione di prova? Ah, no, penso che un Falcon 9 basterà. Profeta 95 dice, a che distanza vede rispetto a Hubble? Questo no, ma non è questione di distanza. Hubble è uno strumento che è come una lente di ingrandimento. Quindi immagina di leggere un libro con una lente di ingrandimento, giusto? Oppure immagina con un microscopio puoi zoomare tantissimo verso qualcosa di molto piccolo. È quel principio lì. Ora, immagina che perdi il cellulare per casa. Con cosa lo vorresti cercare? Con una lente di ingrandimento in giro, guardando solo quello, o a occhio? A occhio guardi tanto, tutto insieme. Certo, non è tantissimo ingrandito, no? Non puoi vedere il livello di dettagli che vedresti con un binocolo oppure con una lente o un microscopio. Ma puoi vedere molto di più. A risoluzione più bassa, ma molto di più insieme. Quello che può fare questo nuovo telescopio è che vede come Hubble, ma 10 volte più campo. Quindi può vedere in lunghezze d'onda più espanse, ha una qualità fotografica maggiore, perché alla fine la camera di Hubble è vecchia, la lente è la stessa, ma la camera è molto diversa, quindi la qualità delle foto sarà molto superiore e vedrà molto di più. Un singolo minuto riuscirà a guardare a 10 volte quello che faceva Hubble in una giornata intera. Per cui sì, sarà rivoluzionario e servirà per studiare materia oscura ed energia oscura nell'universo, l'espansione dell'universo stesso. Ok, direi che a questo punto possiamo salutarci. Un abbraccio fortissimo, grazie di cuore di essere rimasti fino a questo punto. Ora, datemi un secondo che vi faccio il ride, devo solo vedere un attimo. Ok. Chi c'è online? Però ci sono. Ok, c'è ancora chi? No, non piccava. Sì, ho messo solo l'occhio. Vi mando da Bugalala. Ah, no, sì, panicare. ok. Andate a salutarla, ditele che è meravigliosa da parte mia. E dovremo fare un'altra puntata di True Crime spaziale. Come dice Draccio, a me farebbe un sacco piacere. Salutatela, comportatevi bene, fate i bravi. E ci vediamo nel futuro.